Ragazzi, calma, preparatevi perché questa doveva essere una gara tranquillissima con VM Racing e il debutto della Supermoto GP. Invece la domenica, durante le gare, è successo veramente di tutto. Tamponamenti, gente che ha provato a rubare ed è stata beccata. Il degenero. Ma andiamo con ordine. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a Pomposa. Pomposa mi ricorda molte cose belle, tra cui i ricordi con il caro Alberto Nasca, dove abbiamo fatto fatturare la ditta demolizioni molto pesantemente. Non so se vi ricordate il mio lancio stratosferico dopo il tornantino. Hai preso l'erba! La sua conseguente presa in giro e poi giustamente il karma è stato immediato e l'ha lanciata anche lui nel tornantino dopo, facendo un viaggio interstellare in alto. Però ritorna tutto gonfio come un pallone. Vedete? È vero. E noi siamo qui oggi con lei perché finalmente, dopo tutto l'inverno che abbiamo creata, che anzi Teo che è lì dietro l'ha creata, l'abbiamo testata e via dicendo, siamo arrivati al momento clou. E ovviamente Teo come al solito ci spiegherà cosa ha fatto di step, perché mancava ancora qualcosina. Mi ha modificato il corpo farfallato, ti ricordi che avevo quello no, tolto, eliminato completamente. Avrò molta più morbidezza nell'appoggio di gas. Bravo, abbiamo rivisitato un attimino le sospensioni ancora per... dai, secondo me siamo pronti, siamo pronti. Noi siamo pronti, ma il tempo no, perché sta piovendo. Io questa pista appunto da quando l'avevo lanciata quei 4 anni fa non l'ho più rivista, quindi speriamo di avere qualche turnettino prima della gara per assaggiare. Cioè questa top 5, top 6 bisogna farla, cioè va bene che è un prototipo. Te la sei tirata. Bloccate! Iniziamo con le prime prove libere e vediamo un po' com'è la situazione. Vai! Però che fai? Testa di cioè lì esco ed Esci è di seconda, terza. fai di terza. poi curva, centro curva. Però è meglio. Teo, cosa ci siamo scordati di dirgli prima? Ah, beh, per le gomme grip moto per forza, Esattamente, il codice scontato, come lo chiedete sempre, è ancora attivo. Luca Salvadori, mi raccomando. Quindi se dovete comprare le nuove scarpette per la vostra moto, Luca Salvadori, codice sconto, grip moto e siete a posto. Tipo dal rampino con il rettilineo esco, apro, sono lì che la tiro per farla tirare dentro, però vedo l'erba lì, devo tirare giù e poi il giro. È una chiusura perché è dura, che come se lei non fa questo, o perché secondo te ha già fatto un trasferimento importante? secondo me è perché ha fatto un trasferimento importante. Cioè, tu gli vai sopra col peso, primo appoggio di gas, e poi esci fuori. Potremmo anche andare via con la molla un po' più dura, perché tu entri meglio. Però ti volta peggio in teoria. No. No? No, perché noi mettiamo la molla più dura, ok? Precarichi. Tu dici ok, hai ragione quello che tu dici. Ah, però okay. io meno precarica faccio l'incrocio. Okay. In modo che al centro curva tu sei in una posizione migliore. Ok. Quindi questo quando tu fai
lei fa questo da sola, senza andare. Io farei quella step lì, c'è la step meno precarica e tu dovresti trovarti una moto più facile, impegna meno perché è più loffa, ma ok, che ne spinge meno, no? Ok, si fa almeno questo. Almeno ok. questo e Perché quindi- è la precarica che adesso è bella attirata. Esatto. Che... E invece così magari rimane calma. Già questa prova, più Proviamo. concreta. Iniziamo con questa, gomma no, davanti e dietro. Perfetto. E poi ne Ok. parliamo. Hai bisogno? Parliamo del livello del mondiale. Ok, non ho niente da dire. No comment. Next question. C'è tanta roba. Cioè, partire da. Cioè, uno dice, oh, ok, vai, guardi, dici. C'è la Herrera. Porca puttana, questa è il Marquez delle donne. Cioè, questa fa paura. Cioè, va fortissimo. Quel bello che tu Essere una vedi, donna. appunto, uno dice, ah, la ragazza. Poi lei mette Sì, le sì. foto e tu vedi che c'è una foto dove c'è lei prima con di fianco Quartararo e a destra, Sì, che sì. cazzo ne so, un altro che non mi ricordo chi era, però mi ricordo che c'era di fianco il secondo Quartararo e aveva scritto crederci sempre. Questa qui ha messo in passato dietro Quartararo, cioè Sì, non è. chi sono io per non essere messo dietro? no, no. Dai, ragazzi. Poi vedi, guardi il penultimo, cioè che io ero lì nelle ultime 5 posizioni, guardi il penultimo e dici chi è questo? Mica Perez, vice campione del mondo 300 e campione europeo 600. Tanto. Cioè, dal primo all'ultimo è cioè lei che dice vabbè questo qui è Il livello è altissimo e appena sei un attimo fuori è un attimo che ti puoi ritrovare anche ultimo, cioè non è che. Ma è un attimo. C'è un attimo perché. No, perché non è facile. secondo me si è alzato rispetto agli anni scorsi. È bello così. Sono belle le cose difficili, non facili, troppo. Allora ragazzi, qui la situazione è parecchio complicata, adesso vi spiego il perché. Oh, è un casino, a parte che piove, non piove, via dicendo, e mi hanno raccontato che le gare si svolgeranno in questo modo. Avremo qualifica, gara 1 e gara 2, tutte con la stessa gomma. E qual è il problema? Direte voi. Il problema è che in questa pista il posteriore viene sbranato dall'asfalto, che è molto aggressivo, cioè guardate che roba. Questa gomma ha 2 turni, tipo una roba del genere, e sarà veramente interessante capire come riuscire a gestire la gomma per gara 2, perché innanzitutto in qualifica dovremo fare il giro secco, uscire fuori subito e preservare la gomma per la gara, e bisognerà trovare un giro libero perché comunque siamo in più di 23-24 piloti, quindi immaginatevi, quindi bisogna essere veloci, furbi, scaltri e darci le badilate di gas. Oh, il bambino, scusate per il bambino. Oh, ma questo ti fa capire quanto ne so di motard. Ma la frizione. Ma ieri sera eravamo lì che stavamo mangiando e fa, ah ma io la frizione la uso per scalare. Io lo guardo e ho detto, ma sei serio? Cioè, siamo qui che parlavamo degli assetti, eccetera, eccetera. Per me, sulla moto non c'è il blipper, non c'è solo la roba per non spaccare tutto, perché sono una persona coscienziosa. Io scalo con la frizione. Ah, No, gli ho detto assolutamente no. Tu scali e con l'antisaltellamento questa va dentro perfetta la frizione. Io non lo sapevo. Cioè, è mind blowing, capito? Va, come sul cross. Adesso entriamo senza frizione. Chissà cosa succederà. Inizia 35.
Gli altri quanto sono? Siamo tutti attaccatissimi? Attaccatissimi. Porco zio. 9-1, 9-1. No, vabbè, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Allora, Che bestemmio perché ero... Però, sincero... Eri impiccato. Figa. Ti dirò, cioè, io ho fatto veramente il giro della morte. I'm sexy and I know it. E ho fatto, vabbè, 2 giri, pull down, giro, finito. Loro si sono fermati tipo 2 minuti, sono rientrati. Cioè, io li ho tutti dentro. Posteriore mi piace, sono un po' limite sul davanti. Dovrei mettere la dura non abbiamo mica provata. Venerdì c'era Gesù. Abbiamo fatto un Turno buono. Adesso sì. Amo questo ambiente. Il mondiale ti fa emozionare, è vero, ma qui ti senti a casa. Ieri sera grigliata nel paddock con il team, condita da vari aneddoti sul motorsport. E oggi gara in mezzo a questi ragazzi scatenati del motard. Dura sicuramente, ma con lo spirito di quando avevo iniziato a correre. Sportellate in pista, ma subito dopo piada al bar del cartodromo, discutendo su quell'ultimo sorpasso forse troppo aggressivo. Siamo tutti vicinissimi, sarà uno spettacolo. Infilatina chirurgica ragazzi, adesso full gas e andiamo a prendere i primi 4. Ma cosa è successo? Che bomba mi è arrivata da dietro. Io non ho visto, solo ho sentito la moto che mi è partita avanti come se uno mi avesse spinto da dietro. Sono stato centrato molto probabilmente. Adesso devo fare le prossime 4 curve per capire se è tutto ok e poi rimettermi a testa bassa perché ho perso quelli davanti. Allora, la moto non è proprio identica a prima, la botta c'è stata ed è stata molto forte, ma in ogni caso in mezzo giro sono riuscito a tornare sotto a quelli davanti, ho fatto veramente un bel passo e adesso devo provare a stare lì attaccato e non mollarli perché la scia, soprattutto a me, dà una grande mano. Vedete davanti a me è Cilla, un ragazzo molto veloce che corre anche nell'italiano. Nel guidato ho un qualcosina di più, invece in accelerazione, come vedete, soprattutto nel rettilineo lungo, perdo qualcosina e facciamo un po' di elastico. È inutile cercare di buttarmi dentro dove ne ho un pochino di più, perché semplicemente perderemmo contatto con quelli davanti. Quindi per adesso a gomma fresca sono qui dietro che ci sto abbastanza tranquillo. Vediamo se col passare dei giri la cosa rimane uguale oppure inizierò a essere un po' impiccatino, perché per cercare di rimanere lì sto forzando tanto le staccate e anche se non sembra le aperture di gas e nonostante tutto perdo un pochino.
Mamma mia che gara che sta venendo fuori, stiamo girando esattamente come nelle qualifiche ogni santo giro. Devo ammetterlo, adesso inizio un attimo a essere impiccatino, perché nel guidato dove prima, come dire, guadagnavo un pochino, vado alla pari e adesso sto perdendo un po' troppo nel settore dove già prima perdevo. Niente, non riesco a trovare uno spiraglio, sono sempre lì, ma purtroppo quello che posso fare è rimanere attaccato e basta. Non ne ho per provare quel qualcosina in più. Dovrò cercare di sfruttare magari qualche errorino o qualche tentativo di sorpasso lì davanti per poi infilarmi esattamente come ho fatto nel primo giro. Fermi. Lo so, bellissimo, botti, cose, gara e via dicendo, ma vi siete iscritti al canale? Lo ripeto, è gratis e lo vedo dalle statistiche che molti di voi guardano i video e non sono iscritti. Mannaggia. Comunque, velocissimo, qui sotto, tasto, clic e siete a posto. No, cazzarola. Mi è partita dietro. Ho esagerato, come avete visto, ero un attimino più largo del solito. Lì in quel punto esce lo sterrato, perché corriamo insieme anche ovviamente all'S1 e all'S2 che corrono con lo sterrato, escono esattamente in quel punto. Ho beccato un pelino più di sporco, ho dato la manata e... andata. Mannaggia. Eri più largo e gliel'hai dato tutto. Ma là prendevo figa tanto per stare dietro, dovevo... Ti sei accorto cosa è successo il primo giro? Ha fatto tipo 4 metri in aria la moto, vero? E lui, quello dietro, Giacobbe. Ma a parte questo, so cosa state pensando. E il pilota che ti ha centrato ed è esploso con la moto che rotolava nei campi per mezz'ora? Che fine ha fatto? Come sta? Ebbene, sta bene, scusate il gioco di parole, e dopo la gara ci siamo confrontati per un attimino parlarne, perché insomma io non ho visto cosa era successo dietro, ma quando ho rivisto le immagini ho detto, per come gli è saltato in testa di tentare un sorpasso essendo a 30 metri. Ebbene, guardate. Niente, devo un po' dietro. Lui è l'uomo del ciotto con l'iscrizione. Voleva attentare alla mia salute. Mi fa, no, perché sono uscito abbastanza, cioè ero attaccato. Non l'hai accettato. Non hai accettato il passato là e lui ti voleva venire a prendere. Oh, grazie perché ci hai donato l'immagine di copertina. Quanti anni hai? 21. Che bello. Ma voi 21 anni siete fatti di gomma, cioè dai. No, siamo già spaccati. Siamo qui uniti nell'amicizia del motociclismo, quindi non c'è problema. Il problema vediamo di non ripeterlo. Esattamente. Gara 2. Quindi tutto è bene quello che finisce bene, o no? Non so se vi ricordate tutta la storia che avevamo fatto prima delle gomme che devono essere usate per qualifiche gara 1 e gara 2 e quindi noi abbiamo fatto solo pochissimi giri in qualifica per tenerle un pochino più fresche in gara. Ebbene, in gara 2 qualcuno ha pensato di fare il furbo e cambiare le gomme, falsificando la punzonatura dei commissari. È uscito un casino. Però purtroppo il video finisce qui, lo vedrete nel prossimo episodio. Brutto che c'è un'atmosfera bellissima e rovinata da gente che deve fare il furbo. Beh, hai visto? Tutti i piloti hanno anche un minimo di valori sportivi.